Lo sapevate che è possibile rendere magnetizzabile qualsiasi superficie? Come fare? Beh, ve lo spiego in questo tutorial. Per andare a vedere come rendere magnetica qualsiasi superficie vado qua su Cricut Design Space perché voglio creare una sagoma. Si può creare con diversi materiali e andiamo a vedere come procedere. Quindi per prima cosa io vado a far clic qua sul pulsante immagini e scrivo una parola chiave, per esempio orso. Ora ce ne sono tantissimi tipi, come potete notare con questa parola chiave trova 1910 risultati. A me va benissimo comunque il primo, quindi seleziono questo e faccio clic sul pulsante aggiungi alla tela. Una volta inserita la tela qui in area di progettazione vado ad apportare una piccola e semplicissima modifica, cioè seleziono questa scritta qua e la vado a cancellare, quindi posso far clic qua sul cestino o semplicemente canc con il tasto della mia tastiera. Adesso la mia sagoma di base io teoricamente potrei procedere direttamente così, ma volendo posso andare anche ad aggiungere per esempio degli occhietti. In realtà io non lo farò, però vi faccio vedere comunque nel caso come si fa. Andiamo a far clic qua sul pulsante immagini e scriviamo bare face e vediamo se troviamo ecco qua per esempio questo, un musetto carino, quindi vado a selezionarlo e faccio clic sempre su aggiungi alla tela. Ora la prima cosa che andrò a fare è andare a cancellare i livelli che non mi interessano, per esempio questo qua in basso, non mi interessa anche questo, ma voglio tenere i miei occhietti così, quindi seleziono tutto, quindi seleziono diciamo il gruppo che ho ottenuto e vado a posizionarlo qua. Chiaramente un po' grande, devo ridimensionarlo un pochino e vado ad aggiungerlo così. Quindi se volete eventualmente andare a completare la vostra sagoma e farla un pochino più carina, potete anche aggiungere appunto degli elementi in più. Ora andiamo a vedere un attimo facendo clic sul pulsante crea com'è in realtà la nostra sagoma, quindi faccio clic qua, vado a far clic qua sul tappetino e faccio conferma. Allora qua ho i miei occhietti, i primi due, mentre nel secondo, come potete notare, questa parte qui è trasparente, però io non voglio andare a tagliare questa parte, o per meglio dire andrò a eseguire un taglio con il cartoncino, con il vinile o insomma con qualsiasi materiale di rivestimento. Posso andare a tagliare la parte qua all'interno, ma la sagoma principale io la voglio tutta unita, quindi cosa fare? Vado a far clic qua sul pulsante annulla e duplico questa sagoma, quindi faccio clic qua sul pulsante duplica. Ora vado a far clic sul pulsante sagoma, eccolo qua, e vado a premere qui al centro per nascondere, per così dire, una parte, quindi chiudo la finestra, ecco qua, vedete adesso com'è. Allora mettiamolo per esempio di colore azzurro, così magari è un pochino più comprensibile. Se io vado a mettere questo qui in corrispondenza, facciamo disponi in secondo piano, ecco qual è il risultato che ottengo. Quindi ho la mia sagoma di base che è quella azzurra e la mia sagoma di rivestimento che è quella rosa in pratica. Adesso mettiamola magari bianca, se così, ecco, vedete, questo è più o meno, dico più o meno il risultato che voglio ottenere, anzi se volessi essere precisa il risultato che otterrò al termine sarà questo. Quindi andrò a creare una sorta di lavagnetta magnetica iscrivibile. Ora vado a salvare e chiamiamola per esempio lavagna orso e salviamo, facciamo clic sul pulsante salva. Ora torniamo e andiamo a vedere cosa accade qua facendo clic sul pulsante crea. Vado ora a far clic qua sul tappetino e a questo punto, come potete notare, ho due tappetini, perché teoricamente dovrebbero essere due colori, però non è detto che lo stesso colore sia lo stesso materiale, quindi
Qua io ho la mia sagoma che andrò a tagliare o con un vinile o con un termovinile. Chiaramente se andate a tagliarla con il termovinile dovete abilitare la funzione a specchio, che è questa. E poi qua ho anche i miei 2 occhietti, mentre nel secondo tappetino vedete che io ho la sagoma del mio orso che però andrò a tagliare con il chipboard, mentre questa è sempre con vinile o termovinile. Essendo che sono sì 2 colori uguali ma sono in realtà 2 materiali diversi, per ovviare il problema vado a selezionare la sagoma principale, faccio clic qua su questi 3 puntini e faccio muovere oggetto, faccio clic poi qua su nuovo, metto un colore a caso, per esempio, anzi mettiamo questo colore ma magari lo vedete meglio, faccio conferma. Ed ecco qua, quindi qua andrò a tagliare il mio chipboard, qua andrò a tagliare appunto i miei occhietti, che a questo punto posso andare a rimettere di nuovo qua, e qua andrò a tagliare il rivestimento, quindi la sagoma di rivestimento. Mi raccomando, specchiato se andate a utilizzare un termovinile e non specchiato se usate un vinile normale. A questo punto andiamo a tagliare tutto con la nostra macchina e andiamo a vedere il risultato finale. Eccolo il nostro rossetto che sono andata a tagliare con la mia maker. Ho utilizzato un chipboard da 2 mm, quindi ho messo la stessa identica impostazione chipboard 2 mm e ho utilizzato la lama a coltello con tappetino viola. Poi sono andata anche a tagliare il vinile, non so se riuscite a vederlo, comunque è bianco, è l'orsetto di colore bianco che abbiamo realizzato in area di progettazione, una parte degli occhietti bianca e poi l'altra parte degli occhietti, quella vera e propria. Ora la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a utilizzare un prodotto specifico che, come vi dicevo, ci aiuta a rendere magnetica qualsiasi superficie. Il prodotto che andremo a utilizzare è questo, ce ne sono comunque anche di altre marche. Questo si chiama Magnetic Paint e è un prodotto straordinario secondo me, perché può essere applicato sia sul cartone ma veramente su il 90% delle superfici, quindi qualsiasi forma voi vogliate diciamo appunto magnetizzare, per così dire. In realtà più che magnetizzare è proprio rendere magnetica, nel senso che non diventa una parte calamitata chiaramente, ma fa sì che possiamo andare a inserire i magneti sopra e possiamo addirittura renderla scrivibile. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a verniciare le aree che ci occorrono. Per farlo vado a mettere qua sotto sul piano di lavoro della carta oleata o della carta forno e vado anche a prendere una piccola quantità di questo prodotto, quindi vado a versarla qui in un semplice contenitore, ecco qua. Diciamo che ha una buona resa, quindi non ne dovete usare quantità elevatissime. Una volta che sono andata a versare il mio prodotto in un contenitore, vado semplicemente a verniciare il mio oggetto. Vi dico subito che occorrono circa 3-4 mani. In questo caso potete verniciare solo la parte, o comunque andare un pochino più là che vi occorre, cioè per esempio nella parte della testa. In questo caso io non andrò a farlo, però se volete potete anche verniciare tutto. Eccolo il risultato dopo aver steso circa 3 strati di colore. Io sono andata a mettere anche un pochino in alto, ma proprio solo un pochino, diciamo che solo qua ne ho messo veramente 3 strati. Come vi dicevo, dovete attendere tra una mano e l'altra alcune ore e poi dopo l'ultima mano attendete 24 ore. Voglio ricordarvi che si tratta appunto di un colore magnetizzante, quindi contiene particelle ferrose sostanzialmente, che appunto consentono poi di andare ad attaccare i magneti, ma non solo, rendono anche la superficie scrivibile. Ora il secondo step è questo, è quello di andare a applicare il nostro vinile, quindi il vinile bianco che abbiamo appena tagliato, utilizzando il metodo classico. Quindi spostiamo un attimo il nostro orsetto
e prendiamo la carta di applicazione e andiamo a posizionarla sopra il vinile già spellicolato. A questo punto andiamo a staccare il nostro orsetto in vinile e lasciamola attaccata alla application tape, alla transfer tape. Dopo aver preso il vostro orsetto con la carta di applicazione, vi consiglio di stendere uno strato di colla proprio nel retro, quindi qua del vinile, per far sì che aderisca meglio. Si tratta infatti comunque di, come vi dicevo, è un colore che contiene particelle ferrose, quindi non è facilissimo attaccare sopra il vinile senza aver messo prima un pochino di colla. Potete utilizzare la colla che desiderate. Ora vado a prendere l'orsetto e vado a posizionare con molta attenzione, quindi cercando di centrarlo abbastanza, il nostro vinile al di sopra dell'orsetto. Ora togliamo piano piano la carta di applicazione, ecco qua. Eccoci, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Allora vi dico subito che quello che vi ho mostrato è in assoluto il metodo più difficile di tutti. Perché è il metodo più difficile? Perché chiaramente andare a posizionare il vinile sopra questo materiale, come vi dicevo, non è molto semplice, bisogna appunto aggiungere delle colle, insomma non è per niente semplice. Poi eventuali bolle aggiuntive che rimangono comunque devono essere tolte con il phon, il raschietto, eccetera eccetera. Quindi quello che posso dirvi, anzi quello che posso consigliarvi è questo. Io ovviamente vi ho fatto vedere il metodo del vinile, perché se mai voleste utilizzare il vinile ci sono alcuni accorgimenti che dovete seguire, ma se volete utilizzare un metodo più facile potete prendere la parte centrale, non so se riuscite a vederla, che è questa, quindi in pratica il cuore dell'orsetto, quindi andate a ritagliare quella, la posizionate qua a mo' di stencil e poi andate a colorare con un acrilico tutto intorno. E poi ovviamente togliete lo stencil e il risultato che ottenete appunto è lo stesso, però non viene fatto con il vinile. Questo tipo di vernice è compatibile con tutti i colori, insomma con la maggior parte dei colori acrilici, quindi potete veramente sbizzarrirvi e fare di tutto di più. Ripeto, vi ho fatto vedere con il vinile perché è più difficile, quindi avete probabilmente bisogno di più istruzioni, invece mettere uno stencil qua insomma è abbastanza semplice. Ora andiamo a posizionare a questo punto i due occhietti utilizzando sempre una piccola parte di carta di applicazione. Prima però andiamo a prendere anche l'altra parte degli occhietti, quindi quella bianca, e andiamo a posizionarla qua sopra. Quindi prendiamo i due occhietti bianchi e andiamo a posizionarli qui sopra quelli neri, cercando di centrarli bene. Ecco qua. Andiamo a attaccare correttamente questi, utilizziamo eventualmente sempre il raschiettino, così, ecco qua. Una volta che avete utilizzato scusate, il raschietto, andate a togliere, quindi cercate di far rimanere attaccata, ecco, la parte così. Ed ecco, adesso andiamo a posizionare i nostri occhietti qui sul nostro orsettino, cerchiamo di metterli più centrati possibili, ecco qua, e facciamo sempre la stessa cosa. Ovviamente anche se utilizzate la tecnica degli stencil potete comunque fare occhietti o qualsiasi altro oggettino. Ed eccolo qua. Allora il nostro orsetto è quasi pronto, anzi è praticamente pronto. Andiamo adesso a vedere come funziona la parte calamitata e scrivibile. Ed ecco qua, se vado a prendere una calamita qualsiasi, quindi la metto qua, vedete che anche se faccio così sopra, sotto, vedete che non si muove. Posso anche andare a attaccare, adesso io prendo proprio una cosa a caso, per esempio questo qui è un cartoncino molto spesso, se lo volessi andare ad attaccare qua con la calamita, vedete che tiene perfettamente, quindi lo metto qua e tiene. E il bello è che questo è anche scrivibile. Adesso io l'ho fatta proprio piccola, però se io volessi scrivere
qualsiasi cosa, vedete, lo posso scrivere anche con i gessetti, posso mettere un cuoricino, insomma posso fare veramente qualsiasi cosa. Chiaramente vi ho fatto un esempio molto non solo molto semplice ma anche molto piccolo, ecco. Voi potete creare o per meglio dire personalizzare e rendere magnetica praticamente qualsiasi superficie. Aderisce infatti sulla maggior parte dei materiali. Adesso qua abbiamo visto il cartone pressato, il chipboard, ma aderisce benissimo anche sulla plastica, sul vetro, sul legno, sull'intonaco, sui mattoni, sul calcestruzzo, davvero di tutto. Potete davvero rendere magnetica qualsiasi superficie. Potete fare anche delle decorazioni in una stanza, infatti diciamo che questi colori si usano molto anche nelle scuole. Se vogliono rendere magnetica praticamente una parete, una parte di una parete, insomma, possono utilizzare questo colore. Ripeto, un'asciugatura comunque relativamente rapida, ricordatevi circa 4 ore tra una mano e l'altra, poi l'ultima 24 ore. Vi faccio di nuovo vedere l'effetto calamitato che sentite, è veramente molto forte, insomma molto potente, ecco. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul canale YouTube MyCricut, sul sito mycricut.it, e potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.